dell'umanità. Solo 30 secondi ci separano dall'Apocalisse. Tutti conoscono i grandi nomi del passato, ma nessuno conosce l'uomo che ha salvato la tua vita. Между войной и жизнью я выбрал любовь, потому что наша история заслуживала завтрашнего дня. Questa è la verità sommersa per 60 anni. Benvenuti a bordo del B-59. Oceano Atlantico, 200 metri di profondità. L'aria è finita. La temperatura supera i 45 gradi. All'interno del sottomarino sovietico B-59, gli uomini stanno svenendo per la mancanza di ossigeno. Fuori, la marina americana sta lanciando bombe di profondità. Il comandante Savitsky è convinto di una sola cosa. La terza guerra mondiale è iniziata. Sopra di loro le città stanno già bruciando. Ha un ordine, ha un'arma nucleare e ha deciso di usarla. Se oggi siete qui a guardare questo video è solo perché in quel tubo di metallo arroventato un uomo ha avuto il coraggio di non obbedire. Ottobre 1962. Il pianeta non è mai stato così vicino al collasso. È una polveriera a cui manca solo la scintilla finale. A Washington il fiato è sospeso, gli aerei spia americani hanno appena fotografato l'incubo. Missili nucleari sovietici installati silenziosamente sul suolo di Cuba. La risposta del presidente Kennedy è morsa d'acciaio, un blocco navale totale, un confine invisibile tracciato tra le onde dell'Atlantico. Ma mentre il mondo guarda con il fiato sospeso la superficie dell'oceano, il vero pericolo scivola nelle tenebre sottostanti. Mosca ha giocato la sua carta più disperata. 4 sottomarini d'attacco classe Foxtrot si muovono nel buio. E a bordo, nascosto nei tubi di lancio, c'è un segreto che nessuno al Pentagono può minimamente immaginare. Un siluro tattico armato con una testata nucleare da 15 kilotoni. Un solo colpo, con la stessa forza distruttiva che rase al suolo Hiroshima. Niente radio, niente ordini. Da giorni, per il B-59, il mondo è scomparso. Mosca è solo un ricordo sbiadito oltre chilometri di acqua gelida. Esiste solo l'acciaio rovente del sottomarino e quel maledetto ping dei sonar nemici che ti scava nel cranio. Non è più una missione, è una caccia all'uomo in cui tu sei la preda. Mettetevi nei loro panni. Siete intrappolati in un tubo di metallo a 50 gradi, con i polmoni che bruciano per l'anidride carbonica. Siete convinti che, sopra di voi, la vostra casa e la vostra famiglia siano già cenere nucleare. In quel buio, con il dito sul grilletto, avreste avuto la stessa forza di restare umani. O avreste solo cercato vendetta. Siamo a bordo del B-59. L'orologio sembra essersi fermato, ma la temperatura continua a salire. 50 gradi, 52. L'aria è diventata una zuppa densa di anidride carbonica e sudore. Gli uomini svengono alle postazioni, ogni respiro è un bruciore nei polmoni. In questo scenario da incubo, il comandante Valentin Savitsky raggiunge il punto di rottura, perché le cariche di profondità americane esplodono intorno allo scafo. Non lo stanno affondando, ma lui non può saperlo. Pensa che quelle vibrazioni sono il suono dell'annientamento della sua patria. Savitsky esplode, perde la ragione. Le sue urla rimbalzano contro le pareti curve del sottomarino. Forse la guerra è già iniziata lassù e noi stiamo qui a fare le capriole. Li colpiremo ora, moriremo, ma li affonderemo tutti. Non disonoreremo la marina sovietica. Ma la macchina da guerra sovietica ha un freno di emergenza. Il protocollo per le armi tattiche nucleari non è un ordine imperativo, è un lucchetto a 3 chiavi. Un sistema progettato per evitare che la follia di un singolo uomo scateni l'inferno. Per lanciare il siluro speciale, una testata da 15 kilotoni capace di polverizzare una portaerei e tutto ciò che si trova nel raggio di chilometri, serve l'unanimità. 1.
Il comandante Savitsky è fuori di sé. Ha già dato l'ordine ai siluristi. La sua chiave è inserita. Dice sì. 2. Il commissario politico Maslennikov. È un uomo di partito, addestrato al dovere. Vede la rabbia del suo capitano e la scambia per patriottismo. Dice sì. Il destino di miliardi di persone che in quel momento dormono ignare nelle loro case scivola lungo il corridoio stretto del sottomarino. Arriva ai piedi di un uomo solo. E questo ultimo è Vassili Arkhipov. Lui non è un pacifista arrivato lì per caso. È un veterano decorato, un uomo che ha già guardato dentro il nocciolo di un reattore nucleare in fiamme sul K-19. È l'unico, in quel tubo di metallo surriscaldato, a non aver perso la bussola morale. Mentre Savitsky urla e Maslennikov incita, Arkhipov fa qualcosa di sovrumano. Resta calmo. Analizza il ritmo delle esplosioni esterne. Capisce ciò che l'adrenalina sta oscurando agli altri due. Gli americani non stanno sparando per uccidere, stanno bussando alla porta. Vogliono che il B-59 salga in superficie. È un segnale, non un attacco. Immaginate la scena. Siete in una scatola d'acciaio sotto l'oceano. Vi dicono che la vostra famiglia è morta e che dovete vendicarla. La pressione sociale, militare e fisica vi spinge a premere quel tasto. Arkhipov è solo contro tutti. Inizia una discussione che dura un'eternità. Non usa la forza, usa la logica fredda. Dice a Savitsky: se avessero voluto affondarci, saremmo già morti. Ci stanno chiedendo chi siamo. Se lanciamo ora, saremo noi a iniziare la fine del mondo, non loro. La discussione diventa brutale. Volano accuse di tradimento, ma Arkhipov non indietreggia di 1 millimetro. È una statua di ghiaccio nel cuore di un vulcano. Non sta urlando. Non ha bisogno di farlo. Mentre il mondo intero sta per scivolare nell'abisso, lui sceglie la via più lenta, più estenuante, la parola. Si mette tra il capitano e la console di lancio e inizia a discutere, con una calma che sembra venire da un altro pianeta. Gli spiega, con una logica fredda e tagliente, che premere quel tasto senza un ordine da Mosca non è un atto di guerra. È una condanna a morte per ogni essere umano sulla faccia della Terra. Arkhipov non sta solo sfidando un superiore, sta parlando a nome di miliardi di persone che non sanno nemmeno che lui esiste. I minuti iniziano a dilatarsi, diventano ore. In quel silenzio innaturale si sente solo il suono pesante delle gocce di condensa che cadono. Arkhipov e Savitsky sono lì, a pochi centimetri l'uno dall'altro. 2 mondi che si scontrano. Uno brucia di rabbia, l'altro brilla di una lucidità sovrumana. Il dubbio scava solchi sul viso del capitano, mentre la logica di Vasili agisce come un veleno contro la sua follia. E poi accade il miracolo della ragione. Non ci sono fanfare, non ci sono applausi. Solo il rumore di un uomo che spira tutta la tensione che aveva in corpo. Savitsky abbassa lo sguardo. La mano si allontana dal comando di lancio. In quel preciso istante, la storia devia dal sentiero del fuoco e torna su quello della vita. Arkhipov ha vinto. L'umanità ha vinto. E poi finalmente il silenzio. Il B-59 non spara. Non c'è nessuna scia di schiuma bianca lasciata da un siluro, solo lo scafo nero che rompe la superficie e riemerge, come un mostro marino stanco di lottare. Immaginate la scena. L'aria fredda dell'oceano che entra nei polmoni di quegli uomini dopo giorni di veleno. Sopra di loro c'è il cielo, ma davanti a loro c'è l'intera flotta americana. Le navi degli Stati Uniti si avvicinano. I cannoni sono puntati, i nervi sono a pezzi, ma non succede nulla. Non ci sono spari, non c'è fumo. In quel momento, nel mezzo del mar dei Sargassi, migliaia di marinai russi e americani si guardano negli occhi attraverso i binocoli e in quel silenzio assordante realizzano tutti la stessa terrificante verità. Sono andati a 1 millimetro dal baratro e sono ancora vivi per puro miracolo, o meglio, perché un uomo, là sotto, ha avuto il coraggio di dire di no. Al ritorno in Russia non ci furono parate, anzi, un ammiraglio disse loro: sarebbe stato meglio se foste affondati con la nave. Vassili Arkhipov è morto nel 1998, portando con sé un segreto che per decenni nessuno ha voluto ascoltare.
se n'è andato come un uomo qualunque. Ma fermatevi a pensarci. Se siamo qui a guardare questo schermo è solo perché in quel lunedì di ottobre la cronologia dell'umanità non si è spezzata. E l'unico motivo per cui il filo della nostra storia è ancora intatto ha un nome e un cognome: Vassili Arkhipov. Между войной и жизнью я выбрал любовь, потому что наша история заслуживала завтрашнего дня. Se credi che la verità meriti di essere raccontata, ci sono 3 livelli con cui puoi sostenere questo canale e aiutarmi a proteggere queste storie. Livello 1. Iscriviti per unirti alla nostra community e non perdere i prossimi viaggi nel tempo. Livello 2. Lascia un like se senti che questo video ti ha lasciato qualcosa di prezioso. E livello 3. Scrivi un commento qui sotto. La tua voce è il motore che permette a questo canale di crescere e di continuare a scavare nei segreti della storia. Grazie per essere rimasto con me fino a qui. Ci vediamo nei commenti.